Eccoci qui, cari naviganti, ci addentriamo nell'universo di Warhammer 40.000 con l'intento di valutare una delle leggendarie presenti in questo set, per inserirla nel formato Centurion in compagnia di un paio di deck builder, Francesco Mirizio e Riccardo Piraccini, che ne hanno assaggiato il potenziale. Abbiamo a che fare con un color pie, quello Izd, che spesso e volentieri si è prestato a meccaniche esplosive, ma anche al controllo della partita, potendo spaziare su molti fronti vista l'ampia gamma di carte potenti che fanno capolino in questa combinazione colore. Questa volta però, grazie a questa leggendaria strana e abnorme, punteremo a un piano tanto semplice quanto efficace, colpendo in faccia e a più riprese l'opponente di turno, per una marea di danni insostenibile, come il più abile dei pistoleri. Questa volta gli parleremo di Ghyrson Starn, Kellen Morph. Dobbiamo fare i conti con una mutazione, dettata dall'invasione genetica dei tiranidi in uno dei tanti pianeti alveari che ben presto subirà le ire della bioflotta di turno, mentre tra la popolazione si infiltrano questi genestealer, che minano dalle fondamenta le difese dell'Imperium. Ma andiamo con ordine, analizzando le sue caratteristiche. Con 3 mana, uno generico, uno blu, uno rosso, abbiamo un umano tiranide con forza 3 e costituzione 2, egida 2, che presenta un'unica abilità, molto intrigante se ben sfruttata. La sua abilità recita 3 autostab, ogni qualvolta un'altra fonte che controlli infligge esattamente un danno a un permanente o giocatore, Ghyrson Starn Kellen Morph infligge 2 danni a quel permanente o giocatore. Abbiamo senza tanti giri di parole un boost globale di qualsiasi strumento che sia in grado di colpire per un danno, sia un permanente che, naturalmente, è il nostro avversario, per un incremento delle prestazioni generali di una lista che punta ad annichilire con poco mana chiunque. Un enabler nella zona di comando che renderà le creature più insignificanti e gli spari meno potenti in armi di distruzione, triplicandone l'effetto, con la medesima quantità di mana, a tutto vantaggio della nostra velocità. Quindi sin da subito con questo Ghyrson Starn Kellen Morph abbiamo ben chiaro cosa andremo a creare, in un archetipo a lui dedicato, ed è evidente che per il nostro avversario i danni pioveranno come meteoriti. Con quello che mette in campo l'abilità di Ghyrson Starn Kellen Morph è chiaro che punteremo a mettere in campo in fretta strumenti che possono colpire per un danno l'avversario, così da triplicarne con il generale l'efficacia senza alcuno sforzo. Possiamo innanzitutto sfruttare le creature rapide come Finis Kick o quelle evasive come Miscloth Herald, per riuscire comunque a mettere pressione sul nemico per azzerare in fretta i suoi punti vita prima che se ne possa rendere conto. Ottime inclusioni saranno i molti generatori di token come Squee, Dubious Monarch e Legious War Boss, che possono facilmente produrre piccoli bittanti che diventeranno immediatamente dei fulmini con il nostro mutante in campo, per un boost di danni senza precedenti. Abbiamo poi una pletora di effetti tra i Ping F di Thermo Alchemist e il value offerto da piccole creature come Fire Seer o Sylvan Raven, che ci possono sostenere un'azione che non passa necessariamente dalla combat, che potrebbe in alcuni casi essere inficiata molto presto. Andremo comunque a selezionare alcune staple, come nel caso di Legion Loyalist, per spingere più danni anche senza generale in campo, ma si tratterà sempre di poche opzioni specifiche, con una curva mana esigua, per meglio incastrarsi con la rapidità generale che si residerà per una build di questo tipo. E visto che buona parte delle nostre creature avrà una costituzione esigua, Skullclamps ci offrirà un grosso boost sul fronte del card advantage, vitale soprattutto per le partite di attrito, dove faticheremo sempre un po', visto che tenteremo a svuotarci la mano in fretta. Quindi un approccio alle partite in cui il nostro umano tiranide è la pietra angolare del nostro successo, invadendo il board di piccoli e solo in apparenza fragili assaltatori, armati fino ai denti per asfaltare il malcapitato di turno. Se una prima occhiata all'abilità di Ghyrson Starn Kellen Morph si focalizza sull'amplificare i singoli danni, lo sforzo da effettuare per costruire una build adatta è quella di selezionare le carte giuste per dare consistenza al suo effetto in qualsiasi condizione. L'approccio principale per rendere più efficaci possibile le nostre combat è utilizzare creature imbloccabili come Gurdul Lurker, Lootel il Core, Seedless Blade e Triton Shore Stacker, che possono trasformare singoli colpi in fulmini a ciel sereno, azzerando i punti vita del nemico molto in fretta. Con meccaniche ancora più subdole, sempre ripetibili, di Goblin Fire Sling e Reds of Hunter, ci spostiamo nel range dei danni indiretti, che superano le combat fate più complicate, dando maggiore benzina alla nostra strategia, che punterà al sodo in ogni circostanza. Anche gli effetti indotti dalla morte di Fireblade Charger e Goblin Artonis ci potranno aiutare a infliggere pesanti danni all'avversario, potendo sfruttare maggiormente le rimozioni puntuali, o ancor meglio quelle globali che imperversano nel formato. Ci faranno comodo anche creature con l'abilità Haste, come Fanatical Firebrand, che al loro ingresso diventeranno subito efficaci, o che ottimizzano il mana a disposizione, come nel caso di Cloud of Ares, giusto per rendere la build più variegata e interessante. Ci sono poi una marea di generatori di token, tra Chandra Corridor Flame, alcune creature come Goblin Rebel Master e Loyal Apprentice, e magie come Dragon Fodder e Forbidden Friendship, che compensano la non evasività con il numero per assicurare di colpire direttamente l'avversario.
Non avremo molti slot da dedicare al Card Advantage, ma con Bonacari e Spectral Sailor, che possono fungere anche da abitanti, proviamo a dare una mano alla nostra azione, che punterà comunque a essere veloce, per non dare tempo al nemico di organizzarsi. Qualche risposta, come per counter del calibro di Curse Catcher, Mausoleum Wanderer, Sire Storm Tamer e Spike's Tail Axling, ci potrebbero fare comodo quando in extremis dobbiamo complicare le cose all'avversario, soprattutto se tenta di bersagliare il comandante, che già di suo, con Egi da 2, è un bersaglio ostico da gestire, oppure se tenta di spacchiare il campo con una rimozione di massa. Similmente, con Obo Girapur, potremmo provare a bloccare le interazioni più pericolose per un turno, a patto che abbia fatto danno all'avversario, soprattutto se bersagliano il generale o provano ad azzerare il nostro board, vitale per spingere in fretta danni letali all'opponente. Per le peculiarità offerte da Gearson Star Keller Morph è chiaro che dovremo avere una fase agro rapida ed efficace, ma non solo, visto che il suo effetto si attiva su qualsiasi danno a 1, innescandosi anche con una marea di effetti molto golosi, che non passano necessariamente dalle combat. Certo, alcune di loro, offerte da Erdlider, Mog Fanatic, Fire Firebrand, Scorch Spitter e Scorcher Rusarka, si attivano dall'attacco delle creature, ma non necessariamente le combat dovranno andare a segno, regalandoci una resa alternativa molto proficua grazie al generale. Ci sono poi diverse magie singole come Gunshot e Spyfire Hazard che possono trasformarsi in botti ben più performanti, dandoci un surplus di danni molto utile per incrementare le nostre possibilità di successo. Inoltre, grazie a Electrolyze, Forked Ball, Fire and Ice e Shatter Skull Smashing, possiamo avere singole carte che si occupano di più bersagli alla volta, trasformandosi in efficaci rimozioni multiple, o in un mix tra spara in faccia al nemico e colpi vaganti indirizzati su bersagli molesti, a tutto vantaggio dell'efficienza delle carte in mano. Ci sono poi alcune chicche come Death Spark, Flame Jab e Lava d'Arte, che sono riutilizzabili con semplici accorgimenti, dando un valore enorme anche a carte meno efficaci per il nostro piano di distruzione, in tempi rapidi del nemico. Non possono mancare poi icone come Chain Lightning e Lightning Bolt, che anche senza il generale in campo sono valide scelte per colpire al cuore i punti vita dell'avversario o dirigersi verso una creatura a terra molesta. Altra carta ottima che può risultare verso alcuni avversari una vera e propria finish è Price of Progress, una staple nel rosso che si è guadagnata la sua notorietà tra i campi del formato, soprattutto se ben popolato da archetipi con 3 o più colori. Abbiamo per concludere diversi incantesimi, tra Curse of a Pierced Heart, Goblin Bombardment, Cavalcade of Calamity, Kiran Negotiation e Rai Bombardment, che sono delle vere e proprie finisher semplicemente da sole o con il supporto del comandante per uno stilicidio di danni difficilmente sostenibile da chiunque. Insomma, questo mutante a 3 braccia sa il fatto suo tra i campi del formato, anche senza scomodare staple costose o tech complesse, semplicemente restando in campo ben protetto, assistendo a una gragnuola di danni senza fine. Il piano di gioco che ruota attorno a Gearson Star Keller Morph è chiaro e ben definito. Ora non ci resta che capire quali carte è bene tenere in considerazione per rendere efficace il più possibile una lista attorno a questo particolare comandante. Di certo il nostro tirannido umano è vitale per rendere il mazzo efficace, quindi una creatura come Aesir o Warwing Familiar, che eleva ancora di più i costi per bersagliare il generale, è più che benvenuto in un archetipo di questo tipo. Chanda Dressed to Kill è perfetta per i nostri scopi, dato che unisce in una sola carta tutto ciò che il mazzo ha bisogno, ovvero una combinazione di mana aggiuntivo, danni da 1 e la possibilità di giocare carte rosse dalla cima del mazzo. Una carta apparentemente di scarso impatto come End of Festivities diventa, con il nostro generale in campo, una risorsa terribile per il nostro arsenale, potendo infliggere 3 danni a tutte le creature e ai planeswalker avversari e 3 danni diretti all'avversario, il tutto a un modico costo di un mana rosso. Passiamo ora ad analizzare i pro e contro di questo comandante anche rispetto ai colori a disposizione e alle meccaniche possibili, così da valutare quanto possa essere efficiente un archetipo costruito su questo umano tirannide. Siamo al cospetto di un archetipo che fa dell'efficacia e della velocità la sua massima espressione, per partenze a razzo che vedono già dal terzo turno o al quarto turno un potenziale di danni elevato, che si fa sentire in un formato a 25 punti vita. Abbiamo poi a disposizione un color pie ricco di opzioni, soluzioni vecchie e nuove che concorrono a rendere variegato e personalizzabile al massimo questo concept, che ha molti spazi di manovra, su cosa inserire tra le 99 pur ricordando di privilegiare numericamente il comparto creature. Inoltre non dimentichiamoci che molte delle carte presentate e di quelle papabili sono a rarità comune o molto economiche, il che è un bene per chi vuole iniziare a entrare nel formato senza troppe disponibilità iniziali. Se i vantaggi sono indubbi, lo sono anche i difetti, a partire dalla necessità di avere il comandante in campo per rendere veramente efficaci i nostri danni singoli, altrimenti non avremo la forza di incidere al meglio sui punti avversari, rischiando di vederci soccombere di lì a poco. Aspetto atipico, almeno per questo color pie, la scarsità di soluzioni per pescare con consistenza, visto che la stragrande maggioranza degli spazi sono da utilizzare per danni o creature, e meno per un'azione più riflessiva, che ci vedrebbe comunque in difficoltà sul medio periodo.
Siamo poi di fronte a un gameplay piuttosto lineare e prevedibile, il che non è certo un male assoluto, ma può con il tempo risultare un po' ripetitivo e facilmente arginabile dai giocatori più esperti, quindi tenetene conto se preferite un approccio più imprevedibile e sfaccettato. Dopo questa carrellata è giunto il momento di dare un voto al nostro Gearson Starn Keller Morph, a sintesi di tutte le considerazioni effettuate, con il supporto dei nostri due consulenti d'eccezione, specializzati in Centurion rispetto a questo comandante. Soppesando tutto, ci sentiamo di dargli un 8,5, premiando l'economicità e l'efficacia di una lista basata su questo generale, anche se, nonostante la sua capacità di proteggersi, si attirerà tutte le ire dei nostri avversari, soprattutto per il suo ingresso in campo. Con quest'ultima considerazione abbiamo finito la nostra disamina. Ringraziamo ancora una volta Francesco Mirizio e Riccardo Pieracini che ci hanno assistito per la realizzazione di questo video dedicato a un nuovo generale che prova a reinterpretare i colori Izzet in una chiave decisamente più aggressiva per un piano di gioco senza alcun compromesso. Direi che questo è tutto per questo video. Grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.